Fermo dove sei. Metti le mani in vista e girati lentamente. Non provare a fare cazzate. Dunque, signor Boris, trafficante di esseri umani, latitante da 5 anni. Lo sai quanto vale il tuo bel faccino? 5.000 euro. Non male, vero? Sei stato troppo facile da trovare. Voglio darti una possibilità. Rinfodera la tua pistola. Avanti, muoviti. Bene, bravo. Vediamo quanto sei veloce. Ciao Alex, buongiorno. Come stai? Ciao Zeno, com'è? Tutto bene? Ho appena consegnato un ricercato alla questura di Trieste. Volevo chiederti se eri libero per un caffè. Volentieri, caro Alex. È che sono a Strasburgo per lavoro in questi giorni. Sarò via tutto il fine settimana, mi dispiace. Possiamo fare la prossima settimana. Che ne dici? Ti va bene? Va bene Zeno, nessun problema. Ci aggiorniamo nei prossimi giorni allora. Grazie Alex, e scusami. Passa una buona giornata. Ciao. Ottimo, direi. Zeno è fuori città per lavoro e io non ne sapevo nulla. Perfetto proprio. Che cazzo di missione inutile. Rykov. Ciao Alex, bella divisa. Vedo che ti sei rimesso in affari. Sei un bel mercenario. Non ho le visioni e non credo nei fantasmi, quindi toglimi una curiosità. Come cazzo fai ad essere vivo e vegeto? Non potrai mai liberarti di me, Alex. Qualunque cosa tu faccia, troverò sempre il modo per tornare. Ma sai, dopo che me ne sono andato, ho imboccato una strada migliore e sono giunto al traguardo. Dai, e quale sarebbe questa strada migliore? È la stessa che hai seguito tu per tanti anni. Vendetta, Alex. Pura e semplice vendetta. Ho perso tutto per colpa tua. E ora è tempo di ricambiare il favore. Muori! Diario di Alex. Ho fatto un nuovo incubo. Ero in un luogo abbandonato per qualche missione. Venivo raggiunto da Daniel Rykov, il quale mi uccideva. Porca puttana, era così reale. Sembrava un ricordo vero e proprio. A ripensarci mi vengono i brividi. Ogni 4 mesi faccio sempre lo stesso sogno, con qualche variabile. Cosa significa tutto ciò? Che i traumi del passato non mi abbandoneranno mai? Che nonostante tutto questo tempo, nonostante l'abbia ucciso più di 10 anni fa, non mi libererò mai dello spettro di Daniel Rykov? Purtroppo l'ho capito, non è una novità. Senti Alex, io e te ci conosciamo da un sacco di anni e nonostante ciò non mi hai mai raccontato cosa è successo con quel Daniel Rykov. Ti va di parlarne? Oh, è una storia lunga e vecchia, Zeno, non voglio annoiarti. Sarà anche vecchia, ma ogni volta che senti pronunciare quel nome ti viene un magone che non ti dico. Ti farebbe bene parlarne, Alex. Fidati di me. Va bene, va bene. Il tutto è cominciato nel 2004. Vivevo con la mia famiglia in un complesso popolare in Carso qui vicino, Villa Giulia.
Era un'imponente caserma militare che era stata poi convertita in abitazioni popolari. In quel complesso ci vivevano principalmente famiglie povere e disagiate, come la mia. Ci arrangiavamo con quel poco che avevamo. Le mie giornate erano molto schematiche. La mattina andavo a scuola e il pomeriggio davo una mano ai miei genitori e a mia sorella piccola, Nadia. Sorella? Non mi hai mai detto di avere una sorella. Avevo, Zeno. Avevo. Ah. Continua. Il poco tempo libero che avevo lo passavo assieme ai miei migliori amici, Stefano Bari e suo fratello minore Francesco. Come no? Mi ricordo qualcosa che mi avevi raccontato. Stefano era un tipo gentile, allegro, disponibile. Suo fratello Francesco invece era più silenzioso, introverso, riservato. Con lui non potevi scherzare su niente. Eravamo un trio particolare, ma in qualche modo ci volevamo bene. In quel quartiere girava un gruppo di criminali, spaccio di droga, prostituzione, pizze e solite cose. Il loro capo era proprio Daniel Raikov. Questi delinquenti pensavano di essere i padroni del quartiere, ma gli adulti facevano di tutto per ostacolarli. Non volevano che i loro figli crescessero in situazioni di pericolo. L'evento che cambiò tutto avvenne una domenica pomeriggio, al campo di calcio. Era il compleanno di qualcuno. Era pieno di persone, anziani, bambini, intere famiglie. Gli uomini di Raikov, per farci capire che non scherzavano, si misero a sparare sulla folla. Fu un bagno di sangue. Io riuscii a disarmare uno di loro e a rispondere al fuoco. Furono minuti interminabili. Solo poi mi resi conto di cosa era successo. I miei genitori e mia sorella erano stati colpiti dai proiettili. I soccorsi arrivarono troppo tardi. Oddio, Alex. E vuoi sapere la cosa buffa, Zeno? Il processo è ancora in corso e io sono tuttora indagato per omicidio, visto che nella foga ero riuscito a uccidere uno di quei figli di puttana. Raikov ovviamente era fuggito e aveva fatto perdere le sue tracce. Ero a pezzi. La mia famiglia era morta e col processo in corso non riuscivo a trovare nessun lavoro. Fu proprio l'Interpol a darmi la possibilità. Quando venne aperto il programma tracciatori fui uno dei primi a iscrivermi. Non era esattamente il futuro a cui aspiravo, dare la caccia a criminali e delinquenti per soldi. Ma ero rimasto solo e non avevo più nulla da perdere. Tutto questo per colpa di un solo individuo. Daniel Raikov. E scusami, Alex, che fine hanno fatto i tuoi amici Stefano e Francesco? La loro famiglia si trasferì a Torino dopo la sparatoria. Stefano si arruolò nell'esercito italiano e dopo qualche anno divenne un sovrintendente dell'Interpol. Francesco invece si imbarcò su una nave mercantile, ma durante un viaggio la nave su cui lavorava venne assalita da pirati somali nell'Oceano Indiano. Tutt'oggi non si sa che fine abbiano fatto lui e gli altri membri dell'equipaggio. Sono scomparsi nel nulla. Pazzesco. E cosa successe poi? Nel 2011 venni contattato da Stefano Bari. Pensavo che volesse fare una rimpatriata tra vecchi amici. In realtà venne a chiedere il mio aiuto per braccare e uccidere Raikov. Era diventato un collo grosso della criminalità organizzata. Aveva su di sé una taglia di 10.000 euro, vivo o morto. Era una bella cifra. Accettai l'incarico e mi misi a lavoro. Le mie ricerche mi condussero sull'isola greca di Petranisi, dove Raikov aveva messo su un gruppo armato che gestiva un folto traffico di esseri umani. Fu in quell'occasione che scoprì la verità. Stefano e Raikov lavoravano assieme. Ero stato ingannato. Cazzo, Alex. La verità è che ho avuto una buona dose di fortuna. Stefano e Raikov erano perennemente in disaccordo su come gestire il loro traffico. Durante la mia prigionia sono riuscito a metterli l'uno contro l'altro. Poi mi sono liberato e infine li ho uccisi entrambi, senza rimorso, senza pietà. Stefano, lui sì che mi ha fatto male. Mi fidavo di lui, gli volevo bene. E lui mi ha ricambiato così, collaborando con un fottuto criminale. Almeno Raikov ha mantenuto il suo ruolo, un lurido pezzo di merda dall'inizio alla fine che è stato punito per il male che ha fatto. Mi dispiace tanto, Alex. Sappi che io ci sono. Non ti abbandonerò mai. Grazie Zeno, ti voglio bene.
queste pallide guglie, irrigidite in volontà d'ascesa, e noi strisciamo sull'ignota fermezza, a palmo, con l'arcuata tensione delle dita, con la piatta aderenza delle membra, guadagniamo la roccia. Con la fame dei predatori, issiamo sulla pietra il nostro corpo molle, ebri d'immenso, inalberiamo sopra l'irta vetta la nostra fragilezza ardente. In basso, la roccia dura piange, dalle nere profonde crepe e subito sparisce sotto i massi franati, ma lì intorno una... Stefano, finalmente ti ho trovato. Maledetto traditore doppio giochista. Chiedi scusa. Di che ti dispiace. Di che ti sei sentito una merda per avermi punnellato le spalle in quel modo. Ok, senti, è inutile che mi tormenti. Non ti chiederò scusa. Anzi, già che sei qui, ti dico una cosa. Se tornassi indietro, lo rifarei. Ti tradirei di nuovo. Non ci ho guadagnato nulla ad essere tuo amico Alex. Collaborare con Raikov invece è stato il miglior affare della mia vita, anche se mi è costato caro. Allora? Come osi? Non toccarmi mai più. Giuro che ti ammazzo! Ma guardati, stai tremando come una foglia. Non lo faresti mai. Lui forse no, Alex. Ma io sì. Tradisce l'umidore ed un remoto lamento sode, che è come singhiozzo rattenuto, incessante, della terra. Tiriamo un po' di sonne. Ho 38 anni, sono pieno di traumi, faccio un lavoro che non mi soddisfa. E cosa più importante, non ho nessuno. Zeno, l'unica persona che considero amico, si fa perennemente gli affari suoi. Non ti abbandonerò, mi aveva detto, e invece pian pianino l'ha fatto anche lui. Cazzo. Stavo valutando di riprendere le sessioni di psicoterapia. La dottoressa in fin dei conti era brava, anche se spesso si perdeva in congetture e giri di parole. No, comunque no. Gli ultimi incontri sono stati pressoché inutili. L'unico ad averci guadagnato è stato il portafoglio della dottoressa. E dire che me l'aveva consigliata proprio Zeno. Si vede che i miei traumi sono fuori dalla portata di uno psicologo comune. La verità è che a volte penso che sarebbe stato meglio morire nella sparatoria assieme alla mia famiglia. Mi sarei risparmiato tutto questo. Sarei stato in pace assieme ai miei genitori e a mia sorella. E invece sono ancora qui.
So chi sei veramente. Daniel Rykov. Sei stato bravo a nasconderti per tutti questi anni, ma ora ti ho trovato. Cazzo! Sapevo che questo momento sarebbe arrivato. Prima o poi Alex mi avrebbe trovato. Piero, amore mio. Presto potremmo essere di nuovo assieme. Va bene. Villa Giulia. Così sia, Alex. Voglio darti una seconda possibilità, fatti trovare venerdì alle 15 al complesso di Villa Giulia. Sai bene dove si trova. No, non è possibile. Io non ho più ucciso nessuno dal 2011. E gli ultimi che sono caduti per mano mia sono stati proprio Daniel Rykov e Stefano Bari. Aspetta un momento. Che giorno è prossimo venerdì? Cazzo, è l'anniversario. 21 anni esatti della sparatoria. Non possono essere loro. Non è possibile. Fermo un attimo. Se invece è come se è possibile. Zeno aveva provato ad avvisarmi tempo fa. Senti Alex, volevo parlarti di una cosa. Dimmi. Ho fatto delle ricerche su Daniel Rykov e Stefano Bari, dopo quello che mi hai raccontato, e ho scoperto delle cose strane. Ah, ovvero? Ecco, non hanno mai trovato i loro corpi. Scusa, come? Una squadra dell'Interpol si sarebbe dovuta recare sull'isola per bonificare il luogo, recuperare i cadaveri di Rykov, Stefano e i loro uomini. Poco prima che la squadra arrivasse sull'isola ci fu un terremoto, magnitudo 7. L'isola venne sventrata, venne quasi distrutta del tutto. Una parte si era addirittura inabissata. Quando la squadra arrivò trovarono un'isola irriconoscibile. Hanno trovato alcuni cadaveri, ma non quelli di Rykov e di Stefano. Oh, questo è spiacevole. Tu sei sicuro al 100% di averli uccisi? E se fossero riusciti ad abbandonare l'isola prima del terremoto? Zeno, ne sono molto sicuro, credimi. Ho ucciso Stefano Bari con un macete. Gli ho trafitto la gola, trapassandogliela. Stessa cosa per Rykov. Lui aveva questa katana con cui andava in giro. Gliel'ho conficcata nel petto. Non sono sopravvissuti. Fidati di me. E comunque l'Interpol mi ha pagato la taglia di Rykov. 10.000 euro. Se avessero avuto dei dubbi me l'avrebbero detto. Che ne dici? Penso solo che sia molto strano e sospetto. Sì, concordo con te, ma ti ripeto, li ho uccisi. Anch'io penserei che potrebbero essere scappati prima del terremoto, se non sapessi di averli affrontati e uccisi. E che ne sei così ossessionato. Pensavo che questa cosa le avrebbe dato un senso. Cioè, cercavi di dare un senso alla mia ossessione? No, cioè, io... Basta, Zeno. Hai ragione. Sono ossessionato dai fantasmi del mio passato, con tutto che li ho affrontati e uccisi tempo fa. Ma a quanto pare la vendetta non bastava, non so che dirti. Nonostante siano passati tanti anni, tornano puntualmente a tormentarmi. Ma credimi, sapere che non hanno mai trovato i loro cadaveri non cambia assolutamente nulla. E ti dirò di più. Se scoprissi che sono ancora vivi, io li cercherei, li troverei e li ucciderei entrambi, di nuovo, senza alcun tipo di rimorso. Scusami, Alex. Lascia stare, Zeno, è Natale, non pensiamo alle cose brutte del passato. Anzi, una curiosità mi è venuta in mente adesso. Come dire, Rykov nel 2011 aveva una taglia di 10.000 euro. Se fosse vivo e latitante, quanto varrebbe oggi? Io credo
30.000 euro, forse anche 40.000. E Stefano Bari? All'epoca nessuno sapeva della sua doppia vita. Quanto varrebbe se fosse vivo? Considerando che lui faceva il doppio gioco con l'Interpol, ti direi 50.000 come minimo. Ho capito. Zeno, ti chiedo scusa. Non parliamo più del passato. Alla nostra. Zeno sospettava che potessero essere ancora vivi, ma io non l'ho ascoltato e da allora si è gradualmente allontanato da me. Aveva ragione. Prima quei sogni e ora questo. Cazzo. Daniel Raikov. Abbandonato definitivamente nel 2010. È diventato un router. Merda, è proprio lui. Daniel Raikov. Alex! Non ci pensare nemmeno. Le mani lontane dalla pistola. Avanti, in alto. Niente cazzate. Ti trovi in forma per essere morto da 14 anni. Qual è il tuo segreto? La katana non aveva colpito organi o punti vitali. Se tu fossi stato più scrupoloso mi avresti dato subito il colpo di grazia. Concordo. Tuttavia dubito che te la sia cavata da solo. Punti vitali o meno, avrai perso comunque molto sangue. Chi ha corso in tuo aiuto? Stefano? No. Appena ti sei allontanato sono stato soccorso da Piero, un mio collaboratore. Mi ha portato al porticciolo e mi ha medicato con mezzi di fortuna. Poi abbiamo preso un motoscafo e abbiamo raggiunto la terraferma in Grecia. E lì abbiamo creato delle nuove identità per entrambi. Un mesetto dopo abbiamo raggiunto Firenze e ci siamo stabiliti lì. Continua, ti prego. Io e Piero abbiamo iniziato a lavorare nell'archivio di una biblioteca. Un lavoro tranquillo, lontano da occhi indiscreti. Dopo un po' di tempo abbiamo comprato casa e ci siamo sposati. Oh, ma che carini. Grazie. È andato tutto bene negli anni successivi. Abbiamo vissuto in pace, lontano da conflitti, sparatorie, intrighi, criminalità, situazioni scomode. Finché 2 anni fa sono rimasto vedovo. Cazzo, mi dispiace. Anche a me.
Cosa è successo, se posso chiedere? Leucemia fulminante. Porca troia, posso solo immaginare. Tu invece che hai fatto in questi anni? Ho continuato a lavorare come tracciatore per conto dell'Interpol. Con tutti i problemi che mi hai causato, già tanto se sono riuscito a trovare questo lavoro. Capisco. E dimmi, a quanto ammonta la taglia sulla mia testa? Ah, niente, tu sei morto. Se devi ipotizzare una cifra, tenendo conto dei tuoi precedenti e del fatto che non sei morto, ti direi 30.000 euro. È una bella cifra, mi sento onorato. Già, e nonostante ciò ogni cellula del mio corpo preme dalla voglia di svuotarti addosso un intero caricatore. E rinunceresti a tutti quei soldi? Oh, per te sono ben disposto a farlo, credimi. Alex, in tutti questi anni ho cercato di vivere in pace. Mi sono tenuto lontano da situazioni pericolose. Non ho ripetuto gli stessi errori del passato. Sono un uomo diverso. Piero, il matrimonio, il lutto. Non sono più il Daniel Rykov che conosci. Rykov, io e te abbiamo dei trascorsi burrascosi, e già quelli bastano a dare forza alle mie convinzioni. Devo rammentarti che per colpa tua ho perso i miei genitori e mia sorella Nadia. Aveva 1 anno di vita, Rykov. Un cazzo di anno! No, Rykov, non credo minimamente al tuo cambiamento. Tantomeno alla tua pseudo-redenzione, ancor meno al tuo diritto di una seconda possibilità. Alex, abbi pietà, ti prego. Prega quanto vuoi, forse Dio avrà pietà di te. Io no. Va bene, non opporrò resistenza. Vuoi vendicarti? Vuoi uccidermi? Fallo. Fermo dove sei, inutile bastardo. Ho affrontato il mio passato e ho seguito un percorso di pace. Morirò consapevole e pentito dei miei crimini. Spero che la mia morte possa alleviare le tue sofferenze, Alex. Stupido. Non avresti dovuto scrivermi quella lettera. Non so che cazzo speravi di ottenere. Quale lettera? Eravate così teneri da guardare. Che cazzo? Non è possibile. Questa sì che è una sorpresa. Francesco Bari, chi non muore si rivede. Fossi in te farei meno lo spiritoso, Alex. Non sono qui per una rimpatriata tra amici d'infanzia. Lo immagino. Avanti, parla. Cosa ti porta da queste parti? Io ero lì, Alex, sull'isola nel 2011. Aiutavo Stefano e Rykov a gestire i loro traffici. Finché non sei arrivato tu e hai mandato tutto a puttane! Sono corso in aiuto di mio fratello. L'ho portato a uno dei laboratori dell'isola e l'ho medicato. Le ferite erano gravi. Il cranio si stava riempiendo di sangue. Era in condizioni disperate. È sopravvissuto, ma è entrato in coma. Sono riuscito a tornare sul continente con lui. Ho allestito un piccolo laboratorio a casa mia, ma il coma era diventato irreversibile. Per vivere è stato collegato a delle macchine. Macchine costose. Ed è rimasto così fino ad oggi. E come mai hai atteso 14 anni per vendicare la sua quasi morte? Sta morendo. 14 anni attaccato a quelle macchine. I suoi organi si stanno atrofizzando. Presto i muscoli cederanno assieme al cuore e ai polmoni. Tutto questo per colpa tua, Alex. Tu e di quest'altro stronzo. Hai scritto tu quella lettera, maledetto bastardo. Ovvio che sono stato io. Chi altro poteva essere stato? Idiota. Vendetta. Come ti capisco, Francesco. Sono commosso, davvero. Non me la sento di provare a farti cambiare idea. Ti vedo così determinato. Questo posto rievoca un sacco di ricordi. Soprattutto in questa giornata. Vi ho tirati io qui. E qui vi torturerò in maniere che nemmeno immaginate. Noi siamo in 2. Parla per te, Rykov. Non potete fuggire. No, non possiamo. Ma sappi che non asseconderò i tuoi desideri di vendetta, Francesco. Ragazzi, ho una proposta che potrebbe sbloccare questa situazione. Facciamo un triello. Un triello? Non siamo mica nel buono, il brutto e il cattivo, Rykov. Non vedo altri modi per uscirne. State solo rimandando l'inevitabile. Facciamo questo triello. Poi mi spiegherai il tuo concetto di inevitabile, Francesco. Abbassiamo tutti le pistole, lentamente. Quando la canzone finisce, spariamo. Il più veloce vivrà.
Oh, no! 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 Pagliaccio, tirati su. Ma che cazzo hai fatto? Non volevo spararti, ma non sapevo che intenzioni avesse Francesco. Ho fatto finta di ucciderti, così da lasciarti in stand-by e darmi il tempo di eliminare quell'altro. Mettermi stand-by? Potevi ammazzarmi! Aspetta, mi hai colpita alla protesi. Tu lo sapevi? No, non sapevo che hai una protesi al ginocchio, ma l'ho dedotto da come cammini. Hai sempre avuto un'andatura ridicola, ma si vede da lontano che quel ginocchio non è naturale. Bene, quindi che si fa? Farò la sua fine? Qui si aprono molteplici scenari, caro Raikov. Potrei consegnarti alla polizia e incassare un bel po' di soldi, cosa che non mi dispiacerebbe affatto. Oppure potrei ucciderti su due piedi, come ho appena fatto col fu Francesco Bari. Continua. Nella più assurda delle ipotesi io potrei perdonarti, medicarti, portarti la tua macchina e lasciarti andare. Come nelle peggiori serie TV in cui il cattivo si redime e il protagonista lo lascia andare libero. Sarebbe una gran bella cosa questa che dici, Alex, ma tu hai già preso una decisione. Vedi Raikov, la verità è che nessuna cifra mi farà desistere dall'ammazzarti seduta stante. Tu hai ucciso la mia famiglia, mi hai privato di coloro che consideravo migliori amici e mi hai relegato a fare questa vita. E nel caso non l'avessi capito, non mi interessa nulla del tuo percorso di pace, né di tutto quel discorso sulla redenzione e sulla seconda possibilità. Anzi, ce l'hai avuto una seconda possibilità. E come ti ha ricompensato la vita? Portandoti via tuo marito. Tu la chiami tragedia, Daniel Raikov, io lo chiamo karma. Ok, basta parlare. Ci vediamo all'inferno, Daniel Raikov. Tienimi il posto, prima o poi ti raggiungerò. Ciao Zeno, buongiorno. Ciao Alex. Ho saputo cosa è successo a Villa Giulia. Ah, Perché non mi hai avvisato? Avrei potuto aiutarti. Zeno, il fatto è che era una cosa personale e comunque pericolosa. Mi sarebbe scocciato coinvolgerti così. Sì, Alex. Però a me sarebbe scocciato perderti così, per una cazzata. Non so se mi spiego. Sì, immagino tu abbia ragione. Alex, lascia stare. Non ti ho chiamato per litigare o per farti la morale. Volevo dirti che mi sono permesso di fare delle ricerche su questo Francesco Bari. Ah, Ho scoperto che si fa chiamare Amelio Marini e ho trovato un appartamento a suo nome a Tarvisio. davvero? Credo che potresti trovare informazioni interessanti in questo appartamento. Che ne dici? Porca troia. Io sono tornato a Trieste. Ti passo a prendere tra un'oretta. Sì, Zeno, assolutamente sì. Anzi, grazie. Grazie, non dovevi Di disturbarti. niente, Alex. Ci vediamo dopo. Non immaginavo che Francesco avesse un fascicolo criminale così lungo. Guarda che roba. Palermo, Roma, pure l'Interpol si era interessato. Doppio mandato di cattura, italiano e internazionale. Che merda. Non lo sapevo, Alex. Se l'avessi saputo te l'avrei detto immediatamente. Il bello è che io un po' me l'aspettavo, nel senso, quando ho detto che la sua nave era stata assalita dai pirati e che non si sapeva che fine avesse fatto l'equipaggio, ho pensato che si fosse unito a loro o che avesse fatto qualche accordo strano per salvarsi la vita. E infatti avevo ragione. Ha finto la sua morte e ha iniziato a collaborare con Stefano e Raikov sull'isola e si è reso responsabile di decine di morti innocenti. È vero. Mi dispiace tanto, Alex. E di cosa? Ha avuto quello che si meritava. Tutti hanno avuto ciò che si meritavano. Francesco, Raikov e presto anche Stefano. Sicuro che sia questo l'indirizzo? Sì, dovrebbe essere l'ultimo piano. È stato facile da trovare. Alex, vuoi che salgo con te? No, Zeno, è una cosa personale. Ma grazie di avermi accompagnato. Sei un amico. Ti aspetto qui. Grazie.
cazzo. Cosa vuoi che ti dica? Tuo fratello sapeva cosa rischiava. È stato coraggioso, ma stupido. E no, non ho provato sensi di colpa dopo averlo ucciso. Forse sì, per i primi 30 secondi, ma poi basta. Lui non era diverso da te, da Raikov o da tutti gli altri stronzi che negli anni ho ucciso o catturato per lavoro. Quasi mi dispiace che non ci fosse una taglia su di lui, l'avrei ammazzato più volentieri. Almeno lui, paradossalmente, non mi ha mai pugnallato le spalle o fatto del male, a differenza tua, Stefano. Vedila come una punizione per tutti i crimini che avete commesso. Tu in coma per oltre un decennio e Francesco costretto a prendersi cura di te, sapendo che non ti saresti mai svegliato.